Uno dei temi più studiati dell'archiastronomia è l'orientazione delle chiese, in particolare quelle medievali. Definendo l'asse della chiesa come la retta che dal portone d'ingresso si congiunge all'abside e misurando la sua orientazione come l'angolo fra il nord e l'altare, troviamo che la maggior parte di esse è rivolta ad est. La regola, di origine medievale, espressa prima da Sant'Agostino e sancita poi dalle Costituzioni apostoliche, vuole che per pregare i fedeli debbano rivolgersi ad est, in particolare verso l'equinozio. La ragione è puramente simbolica. Il sorgere del sole ad est viene visto come metafora della luce di Cristo, che ritorna nel giorno del giudizio universale, il cosiddetto sole di giustizia. Era inoltre necessario evitare i solstizi, in quanto legati a festività pagane. In Europa e nell'area mediterranea in generale troviamo varie consuetudini, legate al periodo storico, alla disponibilità del terreno per la costruzione e alla storia locale. Le primissime chiese, quelle di arte bizantina e romanica, rispettano fortemente le regole imposte. In particolare, è sancito che il sacerdote officiante dovesse rivolgere le spalle alla congregazione di fedeli e tutti dovessero rivolgersi ad est. Di conseguenza, gli altari vengono disposti ad est, a partire circa dall'anno 1000. Non si trattava però di un est generico, ma il punto sull'orizzonte in corrispondenza del quale il sole sorgeva il giorno dell'equinozio. Ma quale equinozio? Vi sono diverse possibilità. Non sempre si trattava dell'equinozio astronomico, fissato dal Concilio di Nicea del 325 fra il 20 e il 21 marzo. Più spesso si trattava dell'equinozio del rito romano, fissato al 25 marzo e coincidente con la festa dell'Annunciazione. A partire dal 200 abbiamo la diffusione in Europa dello stile gotico, nelle sue differenti varianti. L'orientazione rimane ad est, con l'emergere di altre possibili date utilizzate per l'orientazione dell'abside, come il giorno di Pasqua o festività legate a culti locali e pellegrinaggi. Nel XIV secolo si riconosceva ancora che l'orientazione ad est favorisse il calcolo delle liturgie. Nei secoli successivi le regole si fanno meno rigide, le orientazioni più varie, e dal Settecento vediamo sorgere la tendenza ad orientare l'abside secondo il giorno del santo patrono della chiesa in costruzione, o addirittura secondo il giorno di inizio lavori. In questo video andremo a svolgere un'indagine archeoastronomica preliminare per vedere in che maniera queste regole sono state applicate ad Iglesias. Iglesias è oggi una cittadina del sud Sardegna, ma in epoca medievale era un paese di media grandezza, che ha avuto una notevole crescita tra il 200 e il 300, grazie allo sfruttamento minerario. La prima menzione di Iglesias, allora villa di chiesa, risale alla metà del 200, ma la presenza di chiese più antiche lascia pensare che vi fosse già qualche piccolo insediamento locale. In seguito alla caduta del Giudicato di Cagliari, nel 1258, Villa di Chiesa passò sotto il diretto controllo di Pisa, con l'amministrazione del conte Ugolino della Gherardesca. È a lui che si deve la costruzione della muraglia difensiva e di diverse chiese gotiche. Nel 1323, Villa di Chiesa fu l'obiettivo del primo attacco delle truppe catalano-aragonesi al principio della guerra di conquista della Sardegna, da parte della Corona d'Aragona. Villa di Chiesa si arrese dopo 7 mesi di assedio, dando inizio ad un periodo di forte influenza catalana, nell'arte, nella società e nella lingua. Nonostante varie ribellioni e sollevamenti, Iglesias venne eletta città regia, quindi non infeudata, ma sotto il diretto controllo del re d'Aragona. Dal 1420 l'intera Sardegna rimase saldamente entro l'orbita aragonese e poi spagnola, fino alla separazione nel 1720, ma l'influenza culturale spagnola permase anche nei decenni successivi.
Ad Iglesias troviamo varie chiese di diversi periodi storici. Fra le più antiche, di origine bizantina, troviamo la chiesa del Santissimo Salvatore, l'odierna chiesa della Madonna delle Grazie e la chiesa di Sant'Antonio Abate. All'epoca pisana risalgono la chiesa, attuale cattedrale, di Santa Chiara, la chiesa di Nostra Signora di Valverde e la chiesa scomparsa di Santa Lucia. Al periodo catalano di inizio 300 risale San Francesco. A fine 400 abbiamo la chiesa oratorio di San Michele. Di epoche ancora successive, in stile tardogotico, troviamo la chiesa di San Giuseppe, la chiesa di San Domenico, la chiesa oratorio di San Marcello e la chiesa scomparsa di San Sebastiano. La prima chiesa che incontriamo è la chiesa del Santissimo Salvatore. La sua data di fondazione non è certa, ma viene posta al massimo fra i secoli X e XI, precedente quindi alla costruzione della muraglia di Villa di Chiesa, rispetto alla quale si trova all'esterno. È una delle chiese più antiche, se non la più antica, ed è di fondamentale importanza in quanto presenta uno stile architettonico che richiama l'arte bizantina, e quindi greca, e la liturgia romana. Ricordiamo che, a seguito della caduta dell'Impero Romano d'Occidente, la Sardegna rimane sotto il controllo del restante Impero Romano d'Oriente, come parte dell'Esarcato d'Africa, che faceva uso della liturgia cristiana greca. Seguono diversi secoli di assenza di fonti nella storia della Sardegna, che si vede tagliata dalle comunicazioni con Bisanzio, dall'arrivo degli arabi in Sicilia e nel Mar Mediterraneo. Sappiamo che in Sardegna si sviluppa una forma autoctona di governo con i giudicati, e da diverse iscrizioni in greco sappiamo che la liturgia greca rimase per qualche tempo, per essere poi soppiantata dal rito romano. La chiesa di San Salvatore presenta uno stile che richiama ancora l'arte bizantina, ma con una pianta a croce latina, e non greca, segno dell'inizio della transizione. Ha subito di recente importanti restauri, che l'hanno salvata dalla rovina. Le sue pareti non sono esattamente in squadra, per cui sarebbe necessaria una strumentazione più accurata per poterne stimare l'orientazione, ma già da una misura su mappa si possono ottenere interessanti risultati. Per determinare l'orientazione di una chiesa dobbiamo misurare l'azimut, ossia l'angolo fra il nord e l'altare, e l'altezza sull'orizzonte. Nel caso della chiesa del San Salvatore, la visuale ad est è praticamente del tutto libera, in quanto si apre sulla valle del Cigerri. Otteniamo una declinazione di circa 95 gradi, ossia leggermente spostata a sud dell'est e corrispondente ad una declinazione di meno 4 gradi. Per definizione, l'equinozio astronomico corrisponde ad una declinazione di 0 gradi. Però dobbiamo ricordarci che il calendario giuliano, usato in epoca medievale ed in vigore sin dall'epoca romana, era ormai sfasato di diversi giorni. Non dobbiamo quindi aspettarci di trovare una declinazione pari a 0, ma leggermente spostata verso più 4 gradi di declinazione. Nel nostro caso però otteniamo una declinazione leggermente inferiore. Questa ricorrenza è stata però osservata in diverse chiese bizantine dell'area greca. La chiesa del San Salvatore è quindi orientata secondo l'equinozio d'autunno, che per il rito greco cadeva il 21 di settembre e per il rito romano il 24 settembre. La declinazione di meno 4 gradi appare essere più vicina all'equinozio d'autunno del rito romano, attorno al 1100. La chiesa della Madonna delle Grazie è già menzionata nel breve di Villa di Chiesa, ma con una diversa intitolazione, che rimarrà per diversi secoli. Era la chiesa di San Saturno, martire cagliaritano e patrono di Cagliari. L'attuale edificio è di fondazione romanica, ma potrebbe essere stato costruito su una chiesa più antica, addirittura bizantina, annoverabile quindi fra le più antiche. Anch'essa fu costruita prima dell'edificazione della cinta muraria e su un colle piuttosto alto. Possiamo quindi immaginarci che al momento dell'edificazione la visuale verso l'est fosse totalmente libera.
La chiesa attuale ha subito varie modifiche, a partire dall'epoca aragonese e poi barocca, senza che ne venisse alterata la pianta. L'edificio attuale ha un azimut di 87 gradi, corrispondente ad una declinazione di più 2 gradi. E quindi un'orientazione assolutamente canonica, anche se più vicina alla data dell'equinozio fissato dal Concilio di Nicea al 21 marzo. Rimane comunque la possibilità che l'orientazione sia stata ereditata da un edificio precedente. La terza chiesa, di origine bizantina, che sorge poco distante dal centro storico di Iglesias, è la chiesa di Sant'Antonio Abate, anch'essa extramuros e anch'essa precedente la fondazione della città. È menzionata nel breve di Villa di Chiesa, ma la sua data di fondazione è totalmente ignota. Si trova su terreno impervio, circondata da monti che ne bloccano la visuale quasi su tutti i lati. Sappiamo però che in questa zona scorrevano i fiumi verso le fonti d'acqua che sono poi state incanalate verso Iglesias. Anche questa chiesa ha subito forti rimaneggiamenti, ma la presenza delle 3 absidi originali sul lato nord dimostrano che l'orientazione non è cambiata. Sant'Antonio Abate ha un'orientazione tutt'altro che canonica, con l'altare orientato leggermente ad ovest del nord, con un azimut di circa 351 gradi. Il motivo di questa scelta non è noto. Può essere una scelta obbligata, dovuta al terreno in cui è costruita, che la pone quasi a guardia dell'ingresso della valle. Bisogna però ricordare l'importanza del culto di Sant'Antonio Abate in Sardegna. Festeggiato il 17 di gennaio, segna l'inizio del periodo di Carnevale. Per l'occasione vengono accesi dei grossi falò, che simboleggiano il ritorno della luce sulle tenebre dell'inverno. Il nord è l'unico punto cardinale che non è mai esposto al sole. Di conseguenza, l'altare della chiesa di Sant'Antonio Abate rimane sempre al buio. L'orientazione può quindi essere una casualità, ma non è da escludere l'ipotesi che si tratti di una scelta voluta legata a fenomeni di illuminazione, come per esempio la simbologia dell'uscita dal buio della chiesa verso la luce dei falò sulla piazza. Nel 1259 Villa di Chiesa passa sotto il controllo del conte ugolino di Don Oratico della Gherardesca. Fra le sue prime opere vi è la costruzione della chiesa di Santa Chiara, intitolata alla Santa di Assisi già a pochi decenni dalla sua morte. La chiesa, in stile gotico toscano, non ha una data di fondazione certa. Vi sono però 2 iscrizioni che ci danno un'idea ben precisa. La prima si trova sul lato sinistro della chiesa ed è risalente al 1284. La seconda si trova sulla facciata ed è risalente al massimo al 1288. Le 2 copie originali sono ora al Museo Diocesano, ma la loro disposizione ci suggerisce che la costruzione della chiesa sia avvenuta come consuetudine a partire dall'abside verso il fronte. Santa Chiara ha subito grosse rivisitazioni a partire dal Cinquecento, di cui divenne per un breve periodo cattedrale. La nuova copertura, in stile tardogotico, e l'allargamento del presbiterio non hanno alterato l'orientazione della chiesa originaria del 200, di cui rimangono inalterate le pareti laterali. Dei lavori di ristrutturazione hanno rivelato la pianta originaria, la cui abside è ancora esistente al di sotto della balaustra del presbiterio. Già da una prima occhiata possiamo notare come l'orientazione dell'abside sia spostata verso il nord dell'est. Si misura un azimut di 75 gradi, corrispondente ad una declinazione di circa 13 gradi. Simulando il cielo, attorno al 1283 con Stellarium, notiamo che questa declinazione è compatibile con la posizione della levata del Sole nel periodo pasquale. In particolare è compatibile con la data del 18 aprile 1283. Santa Chiara appare quindi allinearsi alla tendenza di orientare le chiese secondo il rango pasquale, in modo che la mattina di Pasqua si sarebbe potuto vedere il Sole sorgere in linea con l'altare,
un fenomeno che ormai non è più possibile osservare a causa della chiusura di tutte le aperture sull'abside. Contemporanea alla chiesa di Santa Chiara è la chiesa di Santa Maria di Valverde. Non conosciamo una data di fondazione esatta, ma già da uno sguardo al prospetto notiamo la somiglianza stilistica con l'attuale cattedrale di Santa Chiara. Infatti, anche Santa Maria di Valverde è costruita in stile gotico-toscano di maestranza francescana. La chiesa fu costruita extramuros, in un momento in cui la cinta muraria era già in fase di costruzione e su un colle che ha una posizione di controllo sulle vie di accesso alla città. La costruzione quindi della chiesa extramuros è stata una scelta voluta. L'attuale edificio ha subito diverse modifiche nel tempo, il rifacimento della volta in stile tardo-gotico e alcune modifiche all'abside. Come Santa Chiara, anche Santa Maria di Valverde è orientata verso il nord dell'est, con un azimut di circa 64 gradi e una declinazione di circa 23 gradi. Si nota quindi una differenza di 10 gradi in azimut rispetto alla cattedrale, una differenza apprezzabile che è difficile spiegare come un errore, specialmente se si considera l'apertura della visuale verso l'est che si doveva avere in fase di costruzione. La differenza è tale che l'orientazione di Santa Maria di Valverde non è più compatibile con il rango pasquale, ma si trova invece molto più vicina al solstizio d'estate, che le regole del tempo richiedevano di evitare. Ricordiamo però anche che attorno al 1280 il solstizio d'estate cadeva attorno al 15 di giugno, a causa dello sfasamento del calendario giuliano. L'orientazione di Santa Maria di Valverde però può avere altre spiegazioni, come per esempio un'orientazione verso San Giovanni Battista, che cade il 24 di giugno, oppure altre festività legate alla Pasqua, come la Pentecoste e il Corpus Domini. Di queste, diverse sono cadute nella prima metà di giugno, nel periodo della costruzione della chiesa. L'orientazione verso San Giovanni Battista non trova riscontro nell'intitolazione della chiesa, mentre l'orientazione verso alcune delle feste pasquali è più in linea con quanto osservato in Santa Chiara. Sia per Santa Chiara che per Valverde vengono riconosciute come ispirazione le chiese cagliaritane di San Francesco di Stampace e Santa Maria del Porto. Purtroppo nessuna delle due è ormai esistente e quindi non è possibile effettuare delle misurazioni. La datazione di San Francesco di Stampace è anche stata messa in discussione, facendo risalire la chiesa, sinora creduta di fondazione pisana, al periodo catalano di Cagliari. Benché non sia possibile rintracciare una pianta, foto d'epoca mostrano come la chiesa sorgesse di fianco agli attuali ruderi del convento e quindi in linea con l'attuale corso Vittorio Emanuele. La strada e gli edifici circostanti mostrano un'orientazione nord-ovest-sud-est, che vedremo essere preferita ad Iglesias nel periodo catalano-aragonese. Santa Maria del Porto sorgeva ai piedi del Colle di Bonaria. In epoca più recente è stata intitolata a San Bardilio, ma è poi andata distrutta nella costruzione del cimitero di Bonaria. È difficile ora ricostruire la sua posizione esatta, ma la sua orientazione potrebbe essere la chiave per verificare se effettivamente sono state le stesse maestranze pisane a costruire le due chiese iglesienti e quelle cagliaritane. L'ultima chiesa medievale, menzionata nel breve di Villa di Chiesa, è Santa Lucia, con annesso ospedale. La chiesa non è più esistente, ma è stata localizzata lungo l'antica Via Larga, dove ora sorgono edifici privati. La chiesa era di fondazione pisana e ha sopravvissuto fino al Settecento. Santa Lucia non esiste più, ma possiamo avere un'idea della sua orientazione studiando gli edifici che sorgono al suo posto. L'orientazione è ancora una volta al nord dell'est, con un ipotetico azimut di circa 58 gradi, corrispondente ad una declinazione di circa 25 gradi. L'orientazione cadrebbe quindi 2 gradi appena fuori dal rango solare, di conseguenza non collegabile a nessuna levata del Sole, ma molto vicina al solstizio d'estate. Ci troviamo però ora in mezzo alla città ed è difficile riuscire a stimare le misure di altezza dell'orizzonte, soprattutto in quanto non siamo a conoscenza della distribuzione degli edifici in epoca medievale. La prima mappa di Iglesias,
Risale infatti a fine Settecento. E non è quindi possibile dire quanto siano stati costretti i costruttori dalla distribuzione delle strade e quanto la visuale dell'orizzonte sia stata occultata. Si riconferma comunque un'orientazione al nord dell'est per le chiese di fondazione pisana. Dal 1324 in poi Villa di Chiesa cade definitivamente nell'orbita di influenza catalana. La prima chiesa di fondazione catalana è la chiesa di San Francesco, costruita in stile gotico catalano. La sua fondazione viene fatta risalire agli anni '20 del Trecento per opera di maestranze francescane provenienti dalla Corona d'Aragona, che costruirono su un terreno sino ad allora non edificato ed in prossimità delle mura. Anche San Francesco ha subito grosse rivisitazioni nel tempo, il rifacimento della copertura e delle nuove cappelle, ed in particolare si notano importanti modifiche nelle disposizioni delle finestre, che hanno definitivamente alterato l'illuminazione interna. Diversamente da quanto visto in precedenza, l'orientazione della chiesa di San Francesco è verso il sud dell'est, con un azimut di circa 137 gradi, corrispondente ad una declinazione di meno 33 gradi, soggetta però stavolta alla presenza delle mura a chiudere la visuale dell'abside. La chiesa di San Francesco è quindi orientata più verso il solstizio d'inverno, ma addirittura lo supera, finendo fuori dal rango solare. Questa orientazione è una novità per le chiese eglesienti dell'epoca, ma non è del tutto fuori luogo. Si può fare un confronto diretto con le chiese tipiche del gotico catalano che si trovano a Barcellona. L'orientazione a sud dell'est in particolare è condivisa dalla Cattedrale di Barcellona, da Santa Maria del Pi, dalla Cappella Palatina di Santa Agata e da Santa Maria di Pedralbes, tutti esempi di gotico catalano. In particolare, la Cattedrale di Barcellona è orientata verso una declinazione di circa meno 30 gradi, in allineamento con quella che era la vecchia città romana di Barchino. Questo valore si presume ereditato proprio dalla città romana. La ragione dell'orientazione della chiesa di San Francesco è quindi probabilmente da ricercare fra le chiese gotiche di Catalogna. A pochi passi da Santa Chiara sorge la chiesa oratorio di San Michele, la cui storia è da sempre legata all'Arciconfraternita del Santo Monte. Anche se la data di fondazione non è nota con certezza, la chiesa era già esistente alla fine del 400, ponendola fra le ultime chiese di origine medievale. È stata costruita in stile tardogotico, che ad Iglesias è rimasto in voga fino al 500 ed oltre, ma la facciata non è mai stata terminata. Sorge su un terreno leggermente inclinato e nel mezzo del centro abitato. La pianta è irregolare, ma si nota subito la posizione dell'altare posto quasi a sud, con un azimut di 166 gradi, allineato alla strada. Non conoscendo la mappa degli edifici dell'epoca, non sappiamo quanto questi abbiano determinato la scelta dell'orientazione dell'oratorio, ma è possibile che questa sia stata una scelta obbligata. Inoltre, San Michele è nato primariamente come oratorio e non sappiamo quanto le regole di orientazione fossero rigidamente applicate a questo tipo di edifici. Nel 500, il cardinale Borromeo trascrisse tutte le regole di orientazione per le chiese e menziona che nel caso sia impossibile orientare una chiesa verso l'equinozio, allora sia preferibile farlo verso il sud. In questo senso, la chiesa di San Michele rispetta tutti i canoni dell'epoca. Ma vi è un altro dato interessante. Nel 1727 viene costruita la Cappella dei Misteri, sui terreni dell'Arciconfraternita, per ospitare i simulacri delle processioni della Settimana Santa. La cappella è costruita in modo che il suo asse abbia un azimut di circa 75 gradi, corrispondente ad una declinazione di circa 12 gradi. Un valore questo che abbiamo già incontrato nella chiesa di Santa Chiara, orientata secondo il rango pasquale.
Nel caso della Cappella dei Misteri della chiesa di San Michele, la data che più si avvicina alla declinazione di 12 gradi è quella del 21 aprile 1726. A causa della presenza della strada, però, la cappella si apre sul lato ovest della chiesa, con l'altare posto dallo stesso lato. In questo caso, quindi, non abbiamo un altare posto ad est e il sole che sorge al di sopra, ma abbiamo un altare posto ad ovest con la luce del sole che sorge la mattina che lo illumina frontalmente. La presenza del corpo della chiesa, però, avrebbe posto un problema al momento di determinare l'orientazione della cappella. In questo senso abbiamo un indizio a favore di questa ipotesi di orientazione, che è la finestra posta proprio sul lato est, in asse con l'asse della cappella. Da questa finestra, la luce del sole avrebbe illuminato la cappella nei giorni prossimi alla Pasqua, allineandosi maggiormente con l'altare quando la Pasqua cade attorno al 20 di aprile. Questo è un fenomeno che ora non si può più osservare a causa della presenza del palazzo vescovile che copre ormai la visuale. La chiesa di Santa Lucia non esiste più, ma al suo fianco sorgeva un'altra chiesa che ne ha ereditato l'orientazione. È la chiesa di San Giuseppe. Fondata fra il 500 e il 600, è stata realizzata in stile tardogotico. Sorgendo di fianco a Santa Lucia, con la quale è coesistita sino alla metà del Settecento, la sua orientazione, ora sì misurabile, rispecchia quella della precedente chiesa. L'azimut dell'asse di San Giuseppe è infatti di circa 59 gradi e, come per Santa Lucia, cade appena fuori del rango solare. La sua orientazione, che riprende quindi le tendenze di epoca pisana, è puramente dovuta alle costruzioni già presenti sul posto e alla presenza della stessa Santa Lucia, di fondazione pisana. La chiesa di San Domenico venne fatta costruire nel 600 per volere di Niccolò Canavera, Iglesiente e vescovo di Alghero, la cui morte risale al 1613. È stata costruita in stile tardogotico seicentesco, su una precedente chiesa intitolata alla Santissima Trinità, di cui però si sa poco. Si trova ora inglobata fra le case e il suo presbiterio originale è stato addirittura tagliato per permettere la costruzione della via Eleonora, che sorge proprio sull'altro lato. La visuale è quasi del tutto oscurata, da Monte Altari alle montagne di Marganai, lasciando visuale aperta soltanto verso sud e sud-est. La chiesa di San Domenico è effettivamente orientata verso il sud dell'est, con un azimut di circa 112 gradi e una declinazione di meno 8 gradi, allineata quindi al sorgere del Sole a inizio marzo o metà ottobre. Non è quindi allineata agli equinozi, né ai solstizi, né al rango pasquale. Non è nemmeno orientata verso la festa di San Domenico o della Santissima Trinità. È quindi difficile capire la ragione della sua orientazione. La festività più vicina è quella della Madonna del Rosario, il 7 ottobre, con declinazione meno 6 gradi. La Madonna del Rosario è legata all'ordine domenicano e la stessa San Domenico è stata la sede della Confraternita del Rosario. Ulteriori ricerche quindi sulla sua fondazione, sulla confraternita e sulle precedenti chiese potrebbero fornire ulteriori indizi riguardo alla sua orientazione. San Marcello era un oratorio della Confraternita del Crocifisso, poi di San Marcello, di appartenenza francescana. Sorgeva infatti di fianco alla chiesa di San Francesco, già ad inizio 600, ma è stato poi traslato ad inizio 900 per permettere la costruzione del caseggiato delle scuole maschili. Non è più possibile effettuare misurazioni sull'edificio originale, ma quello attuale condivide la stessa orientazione di San Francesco, con un azimut di circa 138 gradi. L'ingresso dell'edificio attuale, ormai sconsacrato, si trova sul lato sud, ossia verso la strada, ma fonti d'epoca riportano che l'ingresso dell'edificio originale fosse sul lato nord, ossia con l'altare posto a sud-est. Che la scelta dell'orientazione sia dovuta alla presenza di San Francesco, ossia una scelta voluta, rimane che anche San Marcello si allinea secondo la consuetudine a sud-est delle chiese gotico-catalane iglesienti. Un'altra chiesa, ormai scomparsa, di stile tardo gotico,
è quella di San Sebastiano, situata in corrispondenza dell'attuale biblioteca comunale e fuori dalle mura e da una delle porte della città. Non è possibile derivare l'orientazione dell'abside, ma si può notare che la via Crocifisso ha ugualmente un'orientazione nord-ovest-sud-est. Vi è un'altra chiesa all'interno del centro storico. È la chiesa della Purissima, comunemente chiamata Collegio, per via della sua fondazione da parte dei Gesuiti. L'edificio attuale, orientato a nord-est, risale al 500, ma è stato costruito sul vecchio palazzo medievale della città e a ridosso della corte del capitano. Edifici civili, quindi, che potrebbero fuorviare l'analisi. Abbiamo visto come le chiese più antiche, quelle di origine bizantina o romanica, sono orientate verso l'est, salvo un'eccezione che richiede qualche attenzione in più. Con il passare del tempo, le chiese gotiche di fondazione pisana preferiscono un'orientazione a nord dell'est, verso la Pasqua o feste correlate. Con l'arrivo del gotico catalano si preferisce un'orientazione a sud dell'est, anche fuori dal rango solare, scelta già vista in alcune chiese barcellonesi. Già nel 400 le regole si fanno più flessibili, con San Michele che viene orientata verso il sud, ma con il recupero tardivo di un'orientazione pasquale per la Cappella dei Misteri. San Domenico, infine, conforme all'orientazione a sud dell'est, potrebbe essere un caso di orientazione secondo una festività particolare o un santo patrono.